belle donne, benvenute su Women's Chic. Eccomi qui, come vi avevo promesso nel mio ultimo video haul, a parlarvi dell'ultimo dispositivo uscito in casa Foreo. Sto parlando del Foreo Bear, di cui vi avevo fatto appunto in questo video, che magari vi lascio qui in scheda, una presentazione molto più generale, e oggi sono qui per presentarvi le sue caratteristiche tecniche, farvelo vedere in azione, insomma dirvi tutto quello che c'è da sapere con le varie comparazioni. Diciamo che non sarà una review completa, perché chiaramente per vedere gli effetti e i risultati di questo dispositivo bisognerà aspettare almeno 6 mesi, un anno, quindi ci rivedremo tra un bel po' di mesi per gli aggiornamenti e per insomma la recensione finale. Per ora chi volesse acquistare questo dispositivo, sono qui insomma per delucidarvi un po' sulle sue caratteristiche e sulle mie prime impressioni dei primi utilizzi. Mi avete sentito parlare spesso nel canale di Foreo, e qui vi lascio la playlist con i miei video un po' dedicati ai dispositivi che già possiedo. Io possiedo il Luna Mini, il Luna Go, il Foreo Mini UFO e Iris. Diciamo che sono una estimatrice dei device Foreo e questo ormai li utilizzo da anni, e siccome ho visto sulla mia pelle dei risultati ottimali, quindi cambiamento e miglioramento della mia pelle grazie a questi dispositivi, io nutro una grande fiducia nell'efficacia appunto di questi device. Per questo motivo quando ho saputo che sarebbe uscito il nuovo device Foreo Bear, ho aspettato nell'acquisto di un altro device della marca NuFace, di cui vi parlerò dopo quando faremo un po' le comparazioni, proprio perché mi fido del marchio. Allora, è uscito da qualche settimana Foreo Bear, vi mostro qui nella foto perché lo potete trovare in due varianti, la variante originale e la variante mini. Io, come ben sapete, ho acquistato la variante mini, che si può trovare in due colorazioni, lilla e rosa. Prima insomma di andare nel dettaglio, in generale, che cos'è questo dispositivo? Questo dispositivo serve per l'allenamento dei muscoli facciali e serve quindi a tonificare, a rassodare la pelle del nostro viso, a evitare i cedimenti strutturali, ridisegnare l'ovale, e poi dare anche luminosità e permettere di far penetrare meglio i trattamenti che poi ci andiamo ad applicare sopra. Come avviene tutto ciò? Il dispositivo è dotato di 3 tecnologie. Allora, una tecnologia microcorrente. Cosa fa questa microcorrente? Stimola la produzione del collagene e dell'elastina della nostra pelle, e questo quindi serve a dare un aspetto più compatto e giovane, modellato al nostro viso, un po' quando noi facciamo l'allenamento in palestra per il corpo. Stessa cosa vale per i muscoli del viso, quindi ecco, se non li tonifichiamo, li rimodelliamo, sicuramente anche il nostro viso avrà un aspetto più giovane e sodo. Per quanto invece riguarda una tecnologia classica di tutti i prodotti Foreo, sono le pulsazioni T-Sonic, che danno questa sorta di massaggio al nostro viso. Questi massaggi non solo ci fanno rilassare, ma in più rendono il nostro viso più luminoso e fanno sì che i trattamenti che poi andiamo ad applicare sopra vengano assorbiti e veicolati in maniera ottimale. Ultima tecnologia che possiede questo dispositivo, questa veramente innovativa, è l'anti-shock. Che cosa fa questo anti-shock? È formato da dei sensori ultra tecnologici che permettono automaticamente, quindi in 0,002 secondi, di misurare la resistenza della pelle e della cute all'elettricità. Quindi ecco, si adattano alla microcorrente per evitare di prendere la scossa, quindi direi molto utile. Fatta appunto questa panoramica, vediamo al momento dell'acquisto cosa troverete in dotazione. Innanzitutto li troverete sempre nelle solite scatole Ultratech in plastica molto carine, e poi all'interno troverete, sia per quello standard che per quello mini, il caricatore USB, quindi lo potete tranquillamente caricare con questo cavetto, che poi è uguale a quello di tutti i dispositivi Foreo. Basta che stia in carica un'ora e mezza e potete utilizzarlo per circa 90 utilizzi. Comunque avete le spie luminose che vi indicano quando è scarico. Nel momento in cui lo caricate lampeggia, quando poi la spia non lampeggia più, allora vuol dire che il dispositivo è carico. Poi trovate un brevissimo manuale di istruzioni, però potete scaricarlo dal sito, quello più completo, in cui oltre a tutti i dettagli vi è anche una parte scritta piccolina piccolina con tutti
tutte le precauzioni d'uso. Quindi ecco, questo dispositivo non è adatto a tutti, quindi ecco, mi ricordo i casi principali, quindi chi è in gravidanza, chi ha degli impianti metallici ai denti, o chi ha dei nei, o chi ha delle ferite. Insomma, prima di comprarlo accertatevi di non avere problematiche contrastanti con l'utilizzo di questo prodotto. E poi trovate una bustina del siero di cui vi avevo parlato anche nell'altro video, ma ora ve ne parlerò, che va applicato prima dell'utilizzo del foreo. In quello grande, quindi nel Bear, quello classico, trovate in più una pochettina custodia del dispositivo. Non capisco perché per quello mini non c'è, però per entrambi però c'è il piedistallo, diciamo così, un affarino per sostenerlo, per appoggiarlo, ecco, che comunque a me è molto utile. Quindi detto ciò, visto che ve lo sto sempre comparando con quello grande, vi faccio vedere qui le caratteristiche tecniche che ho scaricato dal sito e vedete che tra i due non c'è molta differenza, a parte il colore, che il Bear lo trovate solo in fucsia, mentre il mini lo potete trovare sia color lavanda che in rosa. L'intensità delle microcorrenti, quindi nel Bear potete selezionare 5 livelli di intensità, mentre questo solamente 3 livelli di intensità. E poi chiaramente le dimensioni. Vi faccio vedere qui la foto perché alla fine, a parte l'oggettino, la dimensione sostanziale è quella delle sfere. Quello piccolino, vedete, ha le sfere un po' più piccole. Nella scheda, se volete, le dimensioni ci sono, e questo è uno dei motivi perché ho preso quello mini. Quello mini, appunto, avendo queste sfere più piccole, permette anche di poter allenare, diciamo così, anche i muscoli, quelli sopra l'arcata sopraccigliare, quindi magari le nasolabiali, le labbra. Quindi essendo più piccoline, secondo me sono più adatte ad arrivare in punti più piccolini del viso. Questo è uno dei motivi principali che me l'ha fatto scegliere. Vediamo invece le differenze col NuFace. Il NuFace, anche questo lo potete trovare nella dimensione standard o mini, ma a quanto ho visto sul web, le sfere del mini hanno le dimensioni un po' del Bear classico, quindi ecco, questo per farvi un'idea. Dicevo nel mio precedente video che il Bear ha una marcia in più per due motivi. Innanzitutto c'ha le pulsazioni T-Sonic che il NuFace non ha. Uno dice: a me non interessano, si possono disattivare. C'ha il sistema anti-shock che il NuFace non ha, e poi essendo in silicone invece, mentre quello in plastica, io lo vedo più maneggevole, e poi è facilmente lavabile, e infatti lo potete lavare con acqua e sapone oppure con lo spray apposito per i siliconi di foreo. Quindi diciamo che mi ispira molto di più il foreo, anche esteticamente più carino secondo me, perché appunto questa forma di orsacchiotto che vi ho dato un po' per scontato, visto che si chiama Bear, che vuol dire orso. Quindi ecco, è un altro dei motivi per cui ho deciso di prendere Foreo Bear. Allora vediamo innanzitutto come si utilizza. All'inizio dovete scaricare l'applicazione. Ora, per chi ha già dei dispositivi Foreo, basta aggiungere il nuovo dispositivo, io ce l'ho tutti lì, poi selezionare ogni volta quello che utilizzate. Quindi per l'attivazione all'inizio vi chiederanno i vostri dati, il vostro tipo di pelle, insomma le tipiche domande che fa l'app per ogni dispositivo, ma potete poi utilizzarlo dopo che l'avete registrato anche manualmente. Poi vi spiego come fare. Per quanto riguarda l'app, vi mostro velocemente tutte le sezioni che include. Allora, ecco qui l'applicazione, io l'ho scaricata sia sul cellulare che sull'iPad, e qui vedete potete salvare tutti i vostri dispositivi e poi cliccare su quello che vi interessa. Ecco qui il Bear Mini. È necessario che voi attiviate il Bluetooth, perché appena cliccate il dispositivo appunto si collega al vostro Bear. Allora, il menu prevede le informazioni sul dispositivo, qui vi dà la data di registrazione che vi serve per la garanzia che vale 2 anni, come usare il dispositivo, quindi ci sono delle istruzioni su come utilizzare appunto il dispositivo, vi dice le regole principali di cui insomma poi vi parlerò. Poi la pulizia del dispositivo, come vi dicevo prima, si può lavare con acqua e sapone, quindi o con il detergente apposito di Foreo. E poi trovo il mio dispositivo. Questa cosa è molto carina, se non lo avete a portata di mano, vedete che comincia a lampeggiare e lui ve lo trova. Ok, trovato. E poi i trattamenti. Allora, parliamo dei trattamenti. Attualmente sia per il mini che per il Bear classico c'è un solo trattamento. Qui ecco, si chiama Contour Cardio per il mini, perché è quello dedicato per il contorno labbra. Ho scritto appunto al servizio clienti per sapere da quando saranno disponibili altri trattamenti,
Hanno detto che presto con gli aggiornamenti dell'app ne caricheranno tantissimi altri, quindi io non vedo l'ora. E poi ecco le impostazioni dove voi potete decidere l'intensità della microcorrente, quindi potete partire da quello base. Io ecco sul cellulare, perché utilizzo poi quello, ho già applicato Pro, perché la cosa importante è partire pian piano con un trattamento con intensità più basse e poi piano piano alzare l'intensità. È chiaro che maggiore l'intensità della microcorrente, migliore sarà l'efficacia del dispositivo. Comunque vedete, ora è connesso e si accende la lucina. Per quanto invece riguarda l'utilizzo manuale, una volta che avete registrato il dispositivo la prima volta con l'app, non è più necessario avere l'app, potete semplicemente cliccare sul tastino di accensione, che questo ora non si vede ma è illuminato, e poi cliccando varie volte potete decidere le varie intensità. Ecco, qui comincia a funzionare, comincia ad avere le pulsazioni T-Sonic, quindi qui vi ripeto, potete selezionare solo 3 intensità, mentre per l'UFO Bear ne avete 5. Io diciamo che sono arrivata dopo 2 settimane di utilizzo alla terza intensità, quindi a quella massima, e devo dire che non mi dà fastidio, nel senso che nel manuale di istruzione dice: se sentite dei leggeri fastidi di abbassare l'intensità. Massimo fastidio che potete trovare, non dico delle scosse, ma dei piccoli pizzichi, però quello dipende molto anche dal gel che avete messo sulla base, ma di questo parliamo, non voglio fare confusione. Cliccando 2 volte velocemente potete anche eliminare le pulsazioni T-Sonic, quindi se non volete la vibrazione. Come funziona l'utilizzo manuale? L'utilizzo manuale permette di utilizzarlo come volete, e la microcorrente funziona solo quando voi l'applicate sul viso. Quando voi lo staccate la microcorrente si spegne, così come anche le pulsazioni T-Sonic, mentre quando attivate il trattamento dell'app, quello ha delle sue tempistiche, anche le vibrazioni sono diverse. Per esempio nell'allenamento cardio per il contorno labbra di cui vi ho parlato, le prime vibrazioni per il contorno labbra hanno delle pulsazioni T-Sonic più leggere, poi quando andate sui contorni del viso diventano insomma un pochettino più veloci. Io ecco, come vi dicevo, volevo cambiare trattamento, perché poi quello che interessa a me non è tanto il contorno labbra, ma ridefinire un po' i contorni dell'ovale, perché già ho alcuni cedimenti visto i miei 40 anni, e soprattutto la parte sopraccigliare, che nell'allenamento caricato però non è previsto. Utilizzo il Foreo con una sorta di allenamento che è quello un po' consigliato da NuFace, quindi comunque sul web trovate quelli del NuFace, e che a quanto pare è quello base che trovate sul Foreo classico Bear. Io ve lo lascio poi alla fine del video come demo, per farvi vedere non solo il funzionamento ma anche l'efficacia temporanea che ha. Infatti facendo un lato del viso, soprattutto sul sopracciglio, si vede un leggero innalzamento rispetto a quella dell'altro lato, quindi una cosa molto carina. Però ecco, è una cosa momentanea, bisognerà vedere poi col tempo se la struttura diventa resistente. Allora, prima di mostrarvi la demo voglio dirvi come va utilizzato questo dispositivo. Innanzitutto dovete detergere il vostro viso, quindi viso pulito e assolutamente asciutto, perché sapete che acqua e corrente non vanno molto d'accordo. Cosa molto importante è che per il suo funzionamento è necessario che voi applichiate un gel. Allora, Foreo ha proposto il suo siero che era già in gamma permanente, e questo siero che vedete è questa boccettina qui, ho già ne utilizzato un po', e anche funzione trattamento, perché all'interno contiene lo squalene, che è un ricco antiossidante, acido ialuronico che comunque idrata e rimpolpa la vostra pelle, e poi non contenendo al suo interno degli oli è un ottimo conduttore per il nostro dispositivo. Quindi la caratteristica principale è che il siero, il gel che gli andate a applicare sotto non abbia all'interno degli oli. Questo non viene specificato da Foreo, attenzione, è specificato per il NuFace, ma credo che la cosa sia reciproca, quindi io ve lo sconsiglierei. Chiaramente questo siero, essendo anche un siero trattamento, ha un certo costo. Attualmente il gel più economico che vi consiglio è quello da ecografia, che comunque non ha nessun principio attivo, quindi va risciacquato dopo, mentre questo no. Oppure ho provato a utilizzarlo anche con questo gel di acido ialuronico di Face D,
Questo contiene anche all'interno niacinamide e vitamina Provit B5. Qual è la differenza? Che mentre questo voi lo applicate su tutto il viso e poi utilizzate il foreo, infatti all'inizio di tutti i trattamenti dell'app vi fa vedere la signorina che prima mette il gel, poi passa il foreo e poi dopo fa assorbire il gel, questo invece la mia pelle lo assorbe subito, quindi bisogna farlo localmente, quindi quando fate la guancia destra lo mettete, poi prima di fare la guancia sinistra lo riapplicate, perché se no l'asciuga subito e sentite appunto quelle piccole scossettine che vi dicevo, perché ripeto è necessario il gel. Molti consigliano anche il gel all'aloe, però io lo sconsiglio perché l'aloe è un po' sensibilizzante della pelle, quindi per chi ha la pelle sensibile e delicata potrebbe portarvi delle allergie. Altra precauzione, questo va utilizzato ogni 24 ore, quindi lo potete utilizzare una volta sola per massimo 3 minuti. Ora il trattamento base caricato le foreomini dura a malapena 2 minuti, comprensivi dello spalmamento del siero, però ecco, potete magari, se lo volete un po' più intensivo, farlo 1 minuto e mezzo da una parte, poi riattivarlo, farlo 1 minuto e mezzo dall'altro, addirittura con l'utilizzo manuale. Bene, io vi lascio la demo, vi dico già che il mio viso è molto delicato, poi sapete ormai che io sono soggetta a cuperose e a discromie, e quindi già quando io applico il siero si arrossa, ma il problema non è di questi oggettini qua, mi si arrossa sempre, quindi se lo vedete arrossato non pensiate che la causa siano questi due prodotti. Bene, vi lascio la demo. Di aver chiarito tutti i vostri dubbi. Se ci sono domande che volete farmi, scrivetela giù nei commenti. Chiaramente ci aggiorneremo tra qualche mese per avere i risultati finali. Io ho fatto una foto del mio viso con il primo utilizzo e la conserverò per poi fare il confronto tra il prima e il dopo, e per dire, la sto utilizzando tutti i giorni, quindi non comprate questo dispositivo se non siete persone costanti, però vi dico che una volta che lo introducete nella vostra routine, quei 2 minuti, 3 minuti alla fine non vi peseranno, anche perché è un oggettino che rilassa molto. Inoltre ecco, non vi ho detto che insomma dopo il suo utilizzo voi potete utilizzare i vostri trattamenti classici di skincare, quindi il vostro siero abituale, la vostra crema, utilizzare le maschere, il foreo, UFO, se volete applicare la maschera con l'UFO, se volete massaggiare il contorno occhi, iris, oppure con tutti i vostri metodi classici con cui siete abituati. Bene, io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i prossimi video. Ciao!